Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei e già ci facciamo un applauso al nostro lui, lei. Allora, che bello, che bello, che bello. Grazie, 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 infinitissimamente grazie. A oltranza. Grazie per tutto quello che sto vedendo, che sto leggendo, grazie, 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 grazie per aver scelto la gioia. E questo è una cosa indescrivibile e meraviglioso. Sono felicissima, ripeto e ribadisco, come ho detto nelle previsioni settimanali, che state sentendo i benefici di tutte le pratiche che sono uscite dai vostri segni zodiacali per il mese di marzo. E soprattutto dalla pratica di yoga sciamanico che vi ho messo nella playlist yoga sciamanico, quella con il vostro amante mistico, perché dovete sapere, le tradizioni più antiche di tutti i tempi hanno uno sposo o una sposa celeste, o sposo o sposa celeste a seconda di ciò che muove il tuo immaginario erotico. E quindi questo sodalizio nella nostra cultura viene detto ierogramma interiore, nozze alchemiche. Gli alchimisti dalla nostra parte in Occidente li chiamavano nozze alchemiche. È proprio diciamo modernamente parlando, la fiamma gemella, ok? Modernamente parlando, con una narrazione, diciamo, degli ultimi anni del Novecento. Ma l'amante mistico è proprio questo, è lo sposo celeste, sposa celeste, nella cristianità è l'angelo custode, quindi quella comunione determina la creazione di realtà all'altezza della tua maestria. Quindi quell'unione con l'amante mistico, quell'unione costante con l'amante mistico, e poi vi metterò altre pratiche comunque, e quella consapevolezza di averlo sempre accanto, perché l'amante mistico è l'invisibile, vabbè, è l'invisibile, che poi si palesa in ogni cosa che vivi, nel lavoro che fai, in quello che fai durante la giornata, in una persona, in più persone, nei tuoi genitori, nei tuoi nonni, nei tuoi avi, è tutto a che fare con l'amante mistico, no? Perché quando parliamo di divinità è da intendersi come una molteplicità. E quindi quella comunione, lo ierogramma interiore, nozze alchemiche o amante mistico, è proprio la base per la creazione di infinite possibilità. Tutti gli eventi che accadono nella nostra vita sono generati da quello che abbiamo dentro, dal nostro karma, dal nostro subconscio, dalle credenze che abbiamo. E siccome la nostra realtà nel Kali Yuga ci troviamo nel periodo più oscuro dell'umanità, dove però la luce si vede di più, chi accende la luce, chi è luce si vede di più. E, ecco, generiamo delle realtà di penuria basate essenzialmente su una narrazione dei miti sociali, che sono i falsi dei, cosa che diceva anche la Bibbia, no? Arriveranno falsi profeti. Bene, le credenze sono quelli falsi profeti. I miti sociali, il mito del potere, il mito del denaro, il mito, non che ogni cosa è pura all'origine di tutto. Questo ve l'ho spiegato nel video anche rispetto al denaro, la moneta, nel video Zitti tutti, adesso sono guai, che trovate sempre nella mia playlist del canale. E tutto è puro all'origine e tutto è puro per i puri. È il giudizio che mettiamo alle cose che determina il risultato. E i giudizi che abbiamo sulle cose sono giudizi relativi a delle credenze corrotte. Quindi quando tu crei insieme ai miti sociali, ossia voglio avere quella cosa, voglio avere quella casa, voglio avere quel tipo di partner, voglio avere quell'altro tipo di partner, o voglio avere quell'altro, non lo so, voglio diventare la manager di quel tipo, di quell'industria, non lo so, ma ok, spesso, almeno il 99% delle volte, nella società attuale, quei desideri sono generati dai miti sociali e non sono generati dai miti reali, naturali. I miti naturali, i miti reali, sono quelli che hanno a che fare con il tuo amante mistico. Il tuo mito, il mito naturale, il Dio naturale è l'amante mistico, è la tua anima, è la stessa cosa. E quindi quando tu co-crei in allineamento con l'amante mistico, con le pratiche, con l'attenzione cosciente, con la meditazione, no? Che succede? Che iniziano a cambiare anche i tuoi sogni e ti senti sempre più appagato. Iniziano a cambiare i tuoi sogni, ti senti sempre più appagato, inizi a sentire la vastità del reale e la bellezza che esiste sulla terra, perché il paradiso è in terra. Non è di là, non è di giù,
non è, giù, giù, su, non si prende l'ascensore, andiamo ai piani bassi, andiamo ai piani alti. Sì, che vi stavo dicendo? Il paradiso è sulla terra e quindi è la tua capacità di vederlo o meno. Quindi co-creare con l'amante mistico significa allinearti sempre di più all'anima. E questo sono le nozze alchemiche che ci stiamo istruendo a portare avanti. Quindi sono felicissima di questo, il lavoro di consapevolezza è un lavoro irreversibile, non si torna indietro, perché non c'è strada dietro, non c'è più strada, cioè si può solo evolvere con la consapevolezza. Ed è un cammino, è l'unico cammino che vale la pena di vivere, non ce ne sono altri, cioè non ce ne sono altri, anche perché se pensate tutto quello che l'uomo vive, l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè, quindi dipende quando ci arrivi. L'obiettivo è quello di realizzare la missione dell'anima. Cos'è la missione dell'anima? Non lo sa la mente, non lo può sapere la mente, perché la sai mentre la vivi, perché è troppo vasta per comprenderla dalla mente razionale, no? E quindi l'obiettivo è abbracciare tutto il karma. Abbracciare tutto il karma significa, il karma cos'è? Il karma ha a che fare con tutti gli attaccamenti, le resistenze e le paure che ci portiamo dietro di vita in vita. E quindi gli eventi che accadono te li fanno vedere quegli attaccamenti e quelle paure che hai. Quello è il karma. Quindi, come sciogliere il karma e andare incontro al dharma quotidianamente? Come ti approcci agli eventi che accadono. Se ti approcci con la consapevolezza che è l'anima ad averli creati affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti, allora più ti approcci in questo modo, più stai co-creando con il divino, col tuo amante mistico, e più ti avvicini a lui, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi è un lavoro, non ci sono tempi, non ci sono tempi, perché i tempi sono relativi alla mappa mentale, e quindi la tempistica lineare è una mera illusione della mappa mentale. L'illuminazione può arrivare in un secondo, o può arrivare in un secolo. E quindi stiamo uscendo fuori da queste diatribe, no, mentali. Ed è un percorso che ti appaga quotidianamente, non vedi l'ora di rifare, di rifare, di rifare. All'inizio c'è necessaria un po' di intenzionalità. Poi con i mantra, le formule psichiche, come diceva il grande Sri Aurobindo, un grande mistico orientale, poi diventa un potere automatico. Il potere automatico è quando l'informazione del mantra, della formula psichica, viene veicolata nelle cellule e va in automatico. Però va in automatico una cosa vera, una cosa bella, non una schifezza come le credenze limitanti che abbiamo adesso, insomma, parliamoci chiaro. E quindi è questo. Va bene, dai, ragazze mie, ragazzi, partiamo con i nostri beniamini. Tu stai riprendendo? Sì. Partiamo con i nostri beniamini. Oggi li ho messi fuoco, li ho messi fuoco, li ho messi fuoco, li ho messi rossi. Però prima voglio partire dalle nostre 14 carte metaforiche associative che mi sta garbando in questi giorni, in queste settimane di farle con le metaforiche associative. Allora, il mattone su di lui, il mattone su di lei. Che è questo? Ah, questa è arrabbiata, questa sta un po' arrabbiata. Allora, iniziamo per questa settimana, vediamo cosa ci combinano i nostri beniamini, i grandi eroi del mito greco, diciamo che siamo noi comunque i grandi eroi del mito greco, loro ci danno le direttive settimanali, energie maschili, energie femminili. Le energie maschili e femminili, faccio solo questa brevissima premessa, poi lasciatevi ispirare, sono interne a noi, no? Ok, non c'è bisogno più di spiegarlo, lo dico per le ragazze nuove. Noi siamo maschi e femmine dentro, maschi e femmine. Quindi, di conseguenza sono energie che coesistono all'interno di noi. Noi leggiamo queste energie e poi voi fatevi ispirare dalla favola più bella di tutti i tempi, che è la nostra vita. Allora, andiamo a vedere cosa ci combinano questi qua sta settimana. Vediamo un po'. Allora, partiamo col nostro maschione. Facciamoci una bella battuta. Prenderò l'autoclave la prossima volta per battere questo. L'autoclave. E non si batte, vabbè. Dai che ce la fai. Dai, sono un po' resti. Ecco.
Allora, che maschione abbiamo questa settimana? Alla nostra sinistra vi presento, vediamo chi c'è, chi c'è. Si è girato da solo. E questo come sta questo? Questo sta un po' arrabbiato. Questo sta un po' arrabbiato. Ma dopo questo sai a chi somiglia? Non so se avete visto su Netflix la serie Cent'anni di solitudine di Marquez. Io avevo letto il libro tanti anni fa, appena ho visto che avevamo fatto la serie su Netflix, me lo sono subito guardato, che comunque rende giustizia al libro, rende giustizia. Di solito quando il libro è sempre più bello delle serie. Questo sapete a chi somiglia? Non so se l'avete vista la serie, a quello figo del film. Appena ho visto questo a Netflix, ho detto che cazzo è questo? Così, l'ho visto un po' così, non mi ricordo come si chiamava, però sembra lui, però è un po' più invecchiato. Allora, questo c'ha i baffi così un po' a capitanoncino, quindi comunque sia lo sguardo un po' così. Diciamo che avremo a che fare con dei maschili in questa settimana. Sai come lo vedo? Questo è interessante comunque, questo è un figo comunque. Molto magnetici, anche un po' stregoni. Avremo a che fare con dei maschili anche un po' stregoni, un po' magnetici. Sì, 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 lo vedo così questo. Lo vedo così. Perché anche il baffo fatto un po' così, no? Determina un po' l'estro, la creatività. Comunque sia, quindi un po' stregoni, un po' maghi. L'occhio un po' alzato così. È comunque un figo, anche molto intelligente. Intelligenti, ironici, intelligenti, anche autoironici. Autoironici però fino a un certo punto. Della serie non mi prendete per il culo, perché sennò poi... un po' così. Interessante sta figura. Mettiamone un'altra, dai. Vediamo. Che altro c'è da questa parte? Chi bussa al mio castello? Mi stanno venendo in mente le filastrocche o scene che ci raccontavano quando eravamo adolescenti. Chi è che bussa al mio castello? Vediamo chi è il maschione da questa parte. Vediamo. Ti prendo io stavolta. Vediamo. Poi basta, ti metto nel cassettino, Ecco. Vediamo chi è. Più o meno. Cioè, questo è un po' un nerd, un po' uno che sta al computer, però senza gli occhiali. Allora, qua abbiamo due che qua si vedono gli occhi e qua non si vedono gli occhi. Quindi abbiamo anche qui un'ambivalenza, un po' di bipolarismo da questa parte. Allora, tendenzialmente qua abbiamo il comune denominatore tra queste due figure, mi arriva che è una persona che osserva molto. Questo sai che c'ha? Allora, questo qua c'ha la cravatta verde. È uno che si vuole vestire elegante, però mi metto la cravatta verde comunque per far vedere comunque che c'ho dentro di me un certo estro. Mm? Ci sono personalità creative da questa parte maschili. Questo è un po' più giovane di lui, però allo stesso tempo è come se sta maturando delle abilità psichiche. Mm? Quindi comunque c'è questa cosa un po' stregone, un po' mago. Ma ci piace così, a me è un po' più interessante del solito. Ci piaci. Vediamo. Anche lui comunque segue da Romantic comunque. Allora, vediamo da questa parte che signorina abbiamo in questa settimana. Che signorina abbiamo questa settimana? Vediamo i nostri maschili, le nostre lei. Vediamo. Allora, quali signorine saltano fuori questa settimana? Vediamo come stanno le nostre lei. Energia femminile. Energia femminile. Energia femminile. Molti di voi mi avete chiesto dove ho preso la tovaglietta. Me l'ha regalata un mio amico. Sembra brutto chiedere dove l'ha presa. Non gliel'ho chiesto, non gliel'ho chiesto. Sembra brutto perché ha fatto questo regalo. Sembra un po' brutto dire dove l'hai presa. Comunque, se me lo dirà, ve lo dico, ok? Vediamo. Allora,
Che femminucce abbiamo da questa parte? Signorine? Signorine? Stanno un po' dormendo le femminucce questa. Eccola, eccola, vediamo. Non ci posso credere, ragazze, guardate, ho appena detto stanno dormendo e qui c'è una ragazza che sta dormendo, è incredibile! È incredibile! Cioè, ma vi rendete conto come siamo connessi con tutto? È tutto un grande film meraviglioso, è un film, è tutto un'apparizione. Allora, stanno dormendo le nostre ragazze qua. Qua c'è una tisana, e qua c'è un divano. Sta dormendo sul divano. Mi sembra più un divano questo, sì, perché qua c'è un comodino più basso, qua c'è la tisana. Vedo i femminili che riposano in questa settimana, hanno bisogno di riposo. Qua c'è il femminile che si addormenta sul divano con la tisana, no? Chi è che si addormenta sul divano? Io quando vi faccio video. Sarò io questa pure. Io quando lavoro a oltranza e dico un attimo, 5 minuti, chiudo gli occhi. Vabbè, a parte me, allora, chi è che si addormenta sul divano con la tisana qui? Qualcuno che vuole riposarsi un po' dalle fatiche, diciamo, da un po' di stress. Quindi vedo delle lei che si prenderanno del tempo per riposare in questa settimana e hanno bisogno di riposare. Ok, infatti questi li guardo come cazzo è, questa qua sta riposando, di solito sta sempre iperattiva. Sì, ok, delle lei che riposeranno, hanno bisogno di un po' di riposo, di prendersi un po' di cura di se stesse. Vediamo, un'altra te, dove la trovo io? Allora, vediamo, un'altra lei, per favore. Eccola, ah, bella, bellissima. Che Sharon Stone? Oh, Sharon Stone è questa. No, Sharon Stone no, però guardate in mezzo a loro sta, wow. È la nuova età dell'oro, ragazze, è la nuova età dell'oro. Si riposano e si trovano in paradiso. Allora, è chiaro che qua ci sono delle lei in questa settimana che si prenderanno cura di loro stesse riposando un po' di più. E qua vedo una lei con quest'oro, l'oro. Cos'è l'oro? È l'oro della consapevolezza. Anche nel kintsugi, no? Noi impariamo come il kintsugi è l'arte di riparare le ferite con l'oro della consapevolezza. E qua vedo dei femminili che ripareranno le loro ferite con l'oro della consapevolezza. E soprattutto si vede che state facendo la pratica notturna, perché quella pratica del kintsugi e mi esce lei con l'oro della consapevolezza. Si addormentano, guardate se non è il video dello yoga sciamanico che abbiamo fatto settimana scorsa. Si addormentano con il loro amante mistico e guariscono con l'oro della consapevolezza. Quindi ci sono dei femminili che si sveglieranno a una nuova alba. Una nuova alba, stiamo entrando in questa meravigliosa primavera, Persefone ritorna e la madre Demetra è felice e iniziano a spuntare i primi germogli, questa primavera che fiorisce. E quindi qua c'è proprio una sensazione di beata felicità ritrovata, beata serenità. Qua abbiamo proprio una serenità e piena d'oro, vedi? Allora, questa è la settimana in cui, ragazze mie e ragazzi, per chiunque non avesse fatto la pratica dell'amante mistico, la parte femminile ti invita a farla con profonda attenzione. E praticamente si tratta di fare l'amore col tuo amante mistico. Cioè, che fai? Non lo fai? Cioè, che fai? Non lo fai? Cioè, aspetta, mi faccio le unghie un attimo. Aspetta, mi sistemo i capelli. Guardate, io così sono quando vado a letto, eh. Cioè, aspetta, così. Vabbè, io non dormo col pigiama. E quindi comunque, anche questo me lo insegnò mia nonna comunque, con 200 coperte di piuma d'oca, vabbè. E la coperta elettrica che a casa mia fa freddo, poi la spengo prima di entrare a letto, però questi profumi, le essenze che metto, parlo con mio amante mistico, ma è bellissimo, fai dei sogni pazzeschi, ti svegli come una primula, ma tanto me lo state scrivendo, lo so che lo state sperimentando. Quindi è un invito alla parte del femminile a fare quella pratica dell'amante mistico, dove diciamo, questa notte, grazie allo stato di sogno, io riparo le ferite della mia anima col mio amante mistico. Cioè, ve lo dico bene come lo dico lì. Utilizzerò lo stato di sogno per riparare le ferite della mia anima, no? E poi va col tuo amante mistico. E farete dei sogni proprio inerenti alla guarigione. E vi sveglierete come se foste guarite o guariti, va bene? No come se, è così. Bellissimo questo, bello, bellissimi messaggi, bellissimi messaggi. E poi come vi dico sempre il riposo
Quando noi dormiamo attraversiamo la grande soglia, è uno dei momenti in cui attraversiamo la grande soglia, tra visibile e invisibile, morte e rinascita. Quando noi dormiamo, anche 20 minuti, bruciamo karma. Come si brucia il karma? Anche questo è un altro aspetto. Quando attraversi la grande soglia, quindi con la morte. Bruciamo il grande karma attraversando la grande soglia durante il trapasso. Ma noi quotidianamente viviamo morte e rinascita, quotidianamente anche tra un battito e l'altro del cuore, cioè quando un battito finisce e l'altro sta per iniziare, noi siamo nella grande soglia, stiamo attraversando la grande soglia, è sempre vita, morte, vita, morte, vita, morte. È costante questo. E quindi è visibile, invisibile, visibile, invisibile. Infatti quando noi dormiamo anche quei 20 minuti pomeriggio o 10 minuti, noi bruciamo karma. E quindi è consigliabile anche questo, farsi dei riposini in questa settimana per questo motivo, perché ti svegli ancora più sana, più bella, ok? O più bello. Ok, va bene. Detto questo, tu stai riprendendo sempre? Sì. Allora, detto questo, mettiamocele, come ce mettiamo questo? Non lo so, mettiamo così. Ok. Detto questo, ci andiamo a vedere cosa ci combina il nostro beniamino. Adesso. Allora, partiamo. Energia attuale del divino maschione in questa settimana, di lui. Vediamo, nei confronti di lei o energia attuale del maschile a seconda sempre della carta. Allora, energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile. Vediamo. 6 di denari. Qua ci sono maschili che osservano femminili, vedi? Mentre i femminili si godono la loro quotidianità e il loro riposo. Vedi? Vedete con la carta ci sono maschili che osservano i femminili che si godono la loro quotidianità, ok? Quindi il 6 denari, in questo caso ci sono dei maschili che possono essere concentrati nell'attenzione, nel guardare una donna o un uomo, nel guardare una persona, come cosa fa nelle piccole cose. Tant'è che qua abbiamo maschili. Il fatto di questa tovaglietta è che non è attaccata alla tovaglietta sotto, me la farò cucire. Aspettate, ok. Quindi, vedi, ci sono maschili che osservano, un po' spioni, qua c'è quello spione, eccolo. Come sta il femminile? Quindi energia attuale sono maschili che osservano cosa fanno i femminili nel quotidiano, cosa fa una persona nel quotidiano. E quindi ci sono anche maschili che si concentrano sulle loro attività quotidiane. Sento equilibrio col 6 di denari, equilibrio che non è esaltazione il 6 di denari, non è cavallo di bastoni, 10 di coppe, è un giusto dare e un giusto avere, c'è un equilibrio mentre loro osservano, ok. Vediamo. Vedi qua c'è 2 di spade, ci sono dei maschili che vogliono corteggiare qualcuno, che corteggiano qualcuno, vedi? Però loro si lasciano desiderare, quindi li osservano nei loro movimenti, nella quotidianità cosa fanno, senza pensare ancora di fare cose improvvise, vedi, osservano, non vogliono sbagliare. Allora, quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei o i pensieri di lui in questa settimana? I pensieri di lui, a cosa sono conformi? La regina di denari, cioè pensano a una donna specifica proprio, ce l'hanno nella testa e sono devoti, guarda. La regina di denari è colei che sa dare amore, molto generosa, è colei che anche ha un certo comando, ma non comando in senso negativo, cioè è generosa, sa amministrare bene le sue risorse, è una donna leader anche. È una donna paziente, tranquilla, sa il fatto suo e ce l'hanno nella testa. La osservano, gli sono devoti. Ok. Vediamo cosa hanno nel cuore i maschili. Può anche essere una donna che lavora insieme a loro. Cosa provano i maschili? Cosa hanno nel cuore i maschili? Il matto. I maschili qua vogliono lanciarsi in qualcosa.
Il matto nel cuore, il 9 di denari, però con un apostrofo che adesso vi dico. Allora, qua ci sono dei maschili che hanno nella testa un femminile. Vogliono fare con questo femminile come viene, va bene? Come viene. Osservano dei femminili, vogliono fare con questo femminile come viene. Il 9 di denari e il matto nel cuore mi dice che vogliono vivere la vita così come viene, senza fare pronostici, senza fare programmazioni. Qui ed ora ci insegna il 6 denari, qui ed ora, ok? Quindi mi lancio in qualcosa di nuovo, mi apro il cuore, mi sento libero di vivere la vita quotidianamente, anche con lei che ho nella testa, o con lui, insomma. E il 9 di denari mi parla di un maschile che soprattutto vuole fare quello che gli detta il cuore quotidianamente, cioè avere la fede ci insegna il matto nel cuore, perché la fede in ogni cosa che esiste, il matto, il 9 di denari gli porta bene, lo fa stare bene, avere fede in tutto ciò che esiste lo fa stare bene, il 9 di denari, autonomamente, cioè io voglio stare bene prima con me stesso. Se non sto bene con me stesso, non posso stare bene con un'altra persona. Questa è la consapevolezza in cui si trova il maschile in questa settimana. E quindi mi vivo quotidianamente le cose con la lei, ma anche nelle mie cose lavorative, denari, 9 di denari, affinché possa stare bene con me stesso e stare poi bene anche col prossimo. Ma la priorità è avere fede in tutto ciò che accade, perché questo mi fa stare bene con me stesso. Ok. Non ci sono maschili che vogliono fare, ripeto, programmi in questa fase della lettura o non hanno aspettative, si vivono la vita quotidianamente. Alcuni maschili non si vogliono impegnare, vogliono stare autonomi, vabbè, non vogliono fare promesse perché scelgono di vivere quotidianamente il qui ed ora la situazione e questo è un bene. Cioè, comunque hanno dei valori forti qui. Va bene, vediamo il blocco del maschile in questa settimana, o karma, nei confronti di lei o nei confronti delle circostanze. Il 9 di bastoni hanno un po' di resistenze a darsi a lei. Ci sono dei maschili che hanno un po' di difese alte, hanno un po' di resistenze al darsi totalmente, tant'è che vivono la vita così come viene, giorno per giorno. Hanno nella mente una persona che vedono come una persona di spessore, equilibrata, che gli dà anche un po' di filo da torcere la regina di denari, no? E il 9 di bastoni sono un po' di resistenze, un po' di limiti che sono al blocco, sono al karma, che si apprestano a superare in questa settimana. Ok. Qua abbiamo il cavaliere di coppe, infatti sono un po' restii a fare inviti, a impegnarsi in questo senso, no? Osservano. Vediamo da questa parte che energia abbiamo sul femminile. Energia attuale del femminile nei confronti del maschile o energia attuale del femminile. Queste sono energie che ritrovate anche in ambito lavorativo, Qua ci sono dei maschili devoti a una responsabile o una persona che lavora con loro, hanno un po' di resistenza nei confronti a darsi, ma si vivono la vita così come viene perché ce l'hanno nella testa, la vedono come un idolo anche. Vediamo. Energia attuale del femminile. Il re di denari. Il re di denari, qua ci sono dei femminili che hanno a che fare con una persona o in ambito lavorativo con un maschile, oppure una persona che ha delle responsabilità lavorative o familiari, oppure una persona, fammi vedere qua che c'è, 9 di spade. Ci sono femminili che hanno a che fare con una persona che ha delle responsabilità e questo può preoccuparle. Ok. Vediamo però i pensieri del femminile quali sono? La luna, ci sono un po' di preoccupazioni inerenti a questa figura maschile che i femminili hanno nel loro campo energetico, un po' forse di paura, forse un po' di nervosismo è la luna anche. Vediamo cosa hanno nel cuore i femminili. 4 di denari, non si aprono facilmente. Ci sono femminili che possono avere un po' di nervosismo, un po' di paura, un po' di gelosia legate a una persona che ha delle responsabilità, però loro stesse al tempo stesso non si aprono al 4 di denari, sono un po' restie ad aprirsi,
Cavaliere di spade, si difendono la loro interiorità. Ecco perché c'è necessario un po' di riposo per avere le cose, guardare le cose da un'altra luce, mi spiego? E infatti qua hanno messo la luna, no? La luna nel femminile mi dice anche il riposo, la notte, la pratica col vostro amante mistico che vi fa risvegliare completamente nuove. Oppure qua il femminile può avere delle preoccupazioni inerenti a una persona sul campo lavorativo. Pone delle preoccupazioni di questa natura qui, o con un cliente anche, o con il manager, vediamo. Vediamo qual è il karma o blocco del femminile in questa settimana. Oppure con una persona del segno del Toro, Vergine o Capricorno o ascendente, cioè vedete un po' dove vi risuona. Vediamo un po' qual è il blocco karma del femminile in questa settimana. Il 9 di coppe, un benessere, non riescono a stare completamente bene, soddisfatte o soddisfatte, sì, un benessere, 9 di coppe. Vorrebbero stare meglio, bene, ma stanno un po'... Come faccio a conseguire un benessere personale? Al di là di questa persona per situazioni anche lavorative, come posso conseguire il benessere personale? 9 di coppe al blocco. Fammi mettere un'altra carta sul Re di Denari. La regina di bastoni, sì. Loro hanno, per alcune di loro, per alcuni femminili sono molto attratte da questo maschile qui, che è il Re di Denari. E allo stesso tempo possono provare un po' di gelosia, oppure un po' di, come dire, di nervosismo e non si aprono. C'è una certa incapacità di intendersi. Può essere sul profilo lavorativo questa cosa, anche con un cliente o con una persona sull'ambito lavorativo. E il raggiungimento di un benessere personale sta al blocco in questa settimana, quindi è la sfida da superare, no? Ma questo lo raggiungete con la pratica, ragazzi, con con le pratiche che vi dico. Perché qua c'è una sorta di... Qua c'è la regina dei bastoni con il re di denari, no? Allora, il femminile è molto forte e lo sa. Però si può incaponire su qualche cosa in questa settimana, e quindi è l'ego che può farle incaponire. Ecco perché hanno bisogno di un po' di riposo, perché l'ego quando tu dormi o quando tu mediti o quando fai le pratiche lo metti a tacere, insomma, per raggiungere il benessere personale, ok? Perché che cosa succede? Che la tua anima ti può palesare questa situazione con una persona in settimana, va bene? Qual è l'obiettivo della tua anima in questa settimana grazie a questa immagine con questi personaggi o con questa persona? L'obiettivo è quello di andare incontro al benessere personale. Il benessere personale del 9 di coppe, che come direbbero gli sciamani si chiama piacere in moto, che è un piacere che non riguarda le cose esterne, è un piacere continuo per il senso di essere vivo, no? Ecco, ti può proiettare questa situazione affinché tu vada incontro invece a una risoluzione, un alleggerimento del carico, un alleggerimento della resistenze, paure, attaccamenti a una questione specifica con questa situazione qui. E le pratiche ti fanno alleggerire, andando incontro al benessere del 9 di coppia, d'accordo? Ok, allora tu stai riprendendo? Sì. Io ho sete, mi devo mangiare una cosa che mo svengo. Arrivo subito, eh. Eccomi qua ragazze mie, no, dovete sapere che avendo intensificato le pratiche di yoga sciamanico, 2 ore e mezzo ho fatto oggi solo di pratica, ok, quindi io mangiando normalmente, però devi mangiare di più, perché non supporti, perché sono pratiche, l'energia che spendi è tantissima e poi te ne ritrovi già tantissima, quindi mi sono fatta il pane casareccio col pomodoro o l'olio, che per me è il top del top, è il top. Ok, va bene, continuiamo con i nostri beniamini. Andiamo a vedere un po' su di lui, abbiamo visto come stanno internamente. Vediamo quali sono le intenzioni in questa settimana per il nostro maschione, il nostro lui. Quali sono le intenzioni verso le energie femminili? Lui verso di lei, le intenzioni quali sono? Tre di spade, come un pazzo sta questo. Le intenzioni 3 di spade. Qua stanno elaborando un dolore col 3 di spade. Nelle intenzioni hanno... Fammi vedere il fondo mazzo. Infatti 2 denari, dubbi perché c'è chiusura qua. O c'è chiusura...
Vedi, qua c'è una certa timidezza nell'approcciarsi a lei che gli dà le spalle. Ti ho detto già, con la regina dei denari nella testa cioè, è un femminile di un certo spessore, no? Non si approcciano se non sono sicuri, vivono la vita così come viene, hanno un po' di resistenze. Tre di spade. Non so, qua c'è uno che risuona l'arpa, forse ha intenzione di suonare. Quella che lo guarda, non lo so, qua ci possono essere state delle chiusure, dei litigi. Fammi vedere un po' ancora sulle intenzioni. Il 9 di denari. Allora, hanno intenzione di riprendersi da un dolore e pensare a loro stessi per riprendersi, prima di tutto. Queste sono le intenzioni. Infatti già il matto nel cuore ce lo diceva, avere fede negli eventi, pensare al loro benessere, che poi significa se io sto bene con me stesso posso stare bene anche con l'altro. E avevamo qua dei maschili infatti molto maghi, molto stregoni, cioè nel senso anche maschili con grande consapevolezza. Ovviamente dipende da ognuno, siamo a migliaia a guardare il video. Io ti dico come energie generali ci sono dei maschili che prendono atto di quanto è importante volersi bene. Fondamentalmente, se dovessi mettere un sottotitolo, è importante volersi bene, perché questo determina acquisizioni psichiche e poteri spirituali. Ok, quindi hanno intenzioni nei confronti dei femminili di stare prima bene con loro stessi, mm, di stare bene con loro stessi, di dedicarsi al loro lavoro, alle loro cose, alle cose pratiche. Sì, ma soprattutto, siccome il 9 di denari è stare bene a livello psicofisico, perché i denari sono la terra, no? E tutto ciò che riguarda la terra, il visibile, il nostro corpo visibile. Quindi riprendersi da un dolore emozionale. Ok, nelle intenzioni, prima di tutto. Vediamo nelle azioni cosa faranno. La torre, accipicchia, accipicchia. La torre mi parla di qualcosa di forte che fanno in questa settimana, essendosi ripresi da un dolore. O hanno intenzione anche di chiudere delle situazioni qua, fanno delle azioni forti in questa settimana, perché vedo un forte potere psichico. Stanno osservando prima di fare cosa? Prima di fare una torre. La torre è un evento inevitabile, anche una rottura o un litigio o rompere delle situazioni. Hanno intenzione di rompere delle situazioni. Cavaliere di coppe. Fammi vedere che parla questa torre. 5 di bastoni. Ah, ci picchia. Non lo so, hanno intenzione di litigare qua. C'è intenzione di litigare con qualcuno o di far valere le proprie posizioni. Alcuni maschili si sentono traditi o hanno avuto un tradimento da parte dei femminili, ok? Parliamoci in questi termini. E hanno intenzione di un po' tirare fuori qualcosa. Qua vedo gelosia, rabbia, boom. Boom. Interessante, eh? Allora, dipende da tanti casi. Certo che i maschili si faranno sentire in questa settimana, energie maschili, che sono anche le tue energie maschili interne, cioè le tue azioni, ti farai sentire nelle azioni. Azioni che portano a distruggere vecchi condizionamenti. Anche qua, secondo me, parlare chiaro, un litigio e poi vedere che succede, aprire nuove possibilità con un litigio o far venire fuori qualcosa. Vediamo energia finale. Regina di spade. Eccole. Qua ci sono due femminili, eh. Ci sono due femminili qua. Può essere che i maschili dove ci siano situazioni con due femminili rompano con una situazione. Allora, vi dico, qua, oppure, allora, qua ci sono maschili che non vogliono impegnarsi con l'altro in questa settimana, vogliono ritrovare un benessere personale perché nell'impegno con l'altro non vogliono avere remore di non sapere cosa vogliono loro veramente prima, quindi non vogliono impegnarsi questi maschili perché hanno, e va bene così, nel senso, perché avendo questi poteri psichici o comunque sia questa forte inclinazione al sentire proprio, alla magia, questo vedo,
hanno necessità di dedicare loro stessi del tempo. Quindi, e anche di rompere delle questioni che erano appese. Se tali questioni appese sono con due persone, risolveranno questo, cioè faranno un botto, faranno un boato su questo, perché il matto nel cuore parla di una persona che non vuole impegno, ma vuole impegnarsi sulle proprie 9 di denari, sul proprio benessere per andare a riscoprire una centratura. Cavaliere di spade, sì, qua i maschili si faranno sentire in questa settimana, eh? Poi lo andiamo a chiarire con i mini tarocchi. Vediamo il femminile. Anche situazioni di triangolazioni vogliono rompere, perché vogliono essere autonomi di decidere, va bene? Va bene, vediamo un po'. Da questa parte, energie femminili, le intenzioni delle energie femminili in questa settimana. Non ci credo, 5 di bastoni, hanno intenzione di litigare pure questa parte. Questa settimana succede un botto. Ah, ecco perché sono stanchi un po'. Le intenzioni sono quelle 5 di bastoni di litigare o dire la propria, dire la propria, il mago, dire la propria, anche in ambito lavorativo, secondo me, dire la propria. Vediamo le intenzioni ancora dei femminili. 8 di spade. Vogliono litigare ma hanno un po', o comunque sia, vogliono dire la propria ma si sentono un po' incapacitate a farlo. Vediamo cosa faranno. Vogliono anche litigare per superare eventuali barriere che hanno con loro stesse, mi spiego? Mettersi alla prova in questo senso, dire la propria in questo senso. Vediamo le azioni che faranno i femminili nei confronti dei maschili o le azioni dei femminili in questa settimana. 8 di bastoni. Parlano. Vorrebbero litigare, però si rendono conto che è meglio parlare. Perché questo potrebbe mettere in una condizione un po' più di frustrazione se litigano, quindi cercano di avere una visione più ampia delle cose. Le intenzioni sono quelle di parlare. Scusami, le azioni. Parlare, comunicare, muoversi. Asso di spade, vedi? Parlare, comunicare, muoversi, parlare. Anche per chiarire i loro dubbi, per raggiungere il loro benessere personale. Vediamo un po' qual è l'energia finale del femminile nei confronti del maschile e l'energia finale del femminile. Il 2 di denari, le vedo molto occupate, cercando di dare nuove priorità alle cose. 5 di spade. Sono un po' in bilico tra a cosa devono dare le priorità, va bene? Parlo, non parlo, chiarisco i miei dubbi. Fammi vedere ancora 2 di denari poi. Sì, 3 di spade, vogliono mettere delle cose in equilibrio, 3 di spade, 3 di spade. Allora, i femminili parleranno per sistemare, per mettere in equilibrio una situazione che ha a che fare con una discussione, con una rottura o non lo so, vogliono mettere in equilibrio delle cose, vogliono parlare, anziché litigare vogliono parlare, chiarire, far fluire l'energia. Caspita, vediamo un po' con i miei tarocchi cosa ci raccontano, tutte le specifiche. Allora, vediamoli qua. Questo è il boato prima della primavera, cos'è? Il boato. Allora, vediamo sul maschile. Energia attuale del maschile, 6 denari. Energia del maschile, 6 denari. Il Papa. Ci sono maschili molto dediti alle loro responsabilità in questa settimana, ciò che per loro è importante con il Papa, con il 6 denari, volendo prendere decisioni ferme, che gli diano equilibrio, parlare in modo chiaro. Vediamo la regina dei denari nei pensieri, i pensieri del maschile. Vogliono iniziare qualcosa con una donna specifica o con un femminile specifico perché c'è l'asso di bastoni. Sono attratti molto da un'energia femminile che può essere anche uomo, che è una persona molto generosa, molto stabile, molto ferma, a cui sono devoti, no? E vogliono una nuova opportunità con questa persona, asso di bastoni.
Vediamo, ed è molto, nei confronti di questa persona sentono un'attrazione erotica molto forte. Cosa hanno nel cuore con il matto? Il 7 di coppe. Allora, non hanno nel cuore solo lei, cioè hanno più fronti aperti, perché col 9 di denari qui, con il Papa, con il 6 di denari, mi parla di maschili che vogliono realizzare, hanno più fronti aperti. E quindi il 7 di coppe mi parla di più fronti aperti dove avere fede con il matto da realizzare. Quindi sono motivati, comunque, motivati da una certa fede per realizzare più cose. Possono essere un po' confusi sul come approcciarsi agli eventi, ma è la fede o l'istinto che li guida verso come approcciarsi, mi spiego? Qua abbiamo il cavaliere di denari, vedi come ti ho detto, ci sono più fronti aperti, non solo a livello amoroso, anche il piano psicofisico, lavorativo e loro di responsabilità. Vediamo il 9 di bastoni al blocco, qual è il blocco di lui nei confronti di lei? 9 di bastoni, la stella, un po' di perdita di speranza, hanno un po' la perdita di speranza perché c'è un po' di limiti con qualcuno. Però c'è una lei che venerano qua, è come se perdessero un po' le speranze con una lei che venerano. Vediamo le intenzioni del maschile nei confronti del femminile, 3 di spade, 9 di denari, 4 di denari. Vogliono un'opportunità. Qua c'è anche molto orgoglio, e devo dire la verità, perché qua il senso è che c'è un po' di orgoglio da parte del maschile. 4 di denari, non ho intenzione di aprirmi, perché devo riprendermi con me stesso. Questo è il senso. Vediamo nelle azioni, poi alla fine però c'è una torre col 5 di bastoni. Le azioni che faranno i maschili, le azioni che farà lui nei confronti di lei, torre, 5 di bastoni. Sette di denari. Le azioni, torre, 5 di bastoni. Ah, la temperanza. E qua l'imperatore. Allora, mi arriva forte che delle situazioni di rottura ci siano già state per gelosia o per incompatibilità di caratteri o per non essersi venuti incontro. Cosa vogliono fare i maschili in questa settimana? Vogliono portare guarigione, hanno intenzione di non lo so se fanno proprio azioni in questa settimana. Allora, ci sono due visioni in questi termini. È come se volessero i maschili investire col 7 denari, con la temperanza, in dei dialoghi che siano funzionali a una guarigione di quello che è già avvenuto, oppure non hanno intenzione, alcuni maschili hanno intenzione di separarsi da un'altra situazione, prendendo in carico le loro responsabilità e andare incontro a quella persona con la quale che hanno nella testa. In altre situazioni ci sono maschili che aspettano in questa settimana di riprendersi a livello psicofisico per andare poi a investire in nuovi dialoghi più equilibrati con una persona. Vediamo qual è l'energia finale, regina di spade. Energia finale, regina di spade di lui nei confronti di lei. 5 di coppe. La torre, vedi di nuovo? Sì, sì, sì. Ah, cavallo di bastoni. Ci sono maschili che vanno verso un femminile che hanno ferito. Ci sono maschili che vanno verso un femminile che hanno ferito e che attende risposte. Sì. Che hanno ferito per aver avuto una discussione, che hanno ferito per una cosa all'improvviso che hanno fatto. Vogliono un cambio, vedi la morte. Cavaliere di bastoni, 10 di bastoni, sì, vogliono portare a termine una situazione pesante che ha a che fare con una rottura che ha dato dolore, questo vogliono fare. Fammi vedere un'altra cosa, fammi riprendere queste due. Di nuovo la torre, 5 di bastoni, voglio essere ancora più specifica. La torre, 5 di bastoni, le azioni che faranno i maschili nei confronti del femminile, la torre, 5 di bastoni.
Vedi l'appeso, alcuni aspettano prima di fare quella guarigione e parlare chiaramente prima di quello che ti ho detto. E l'appeso mi dice rispetto a situazioni che sono arrivate, che hanno dato rottura, che hanno dato dolore, che hanno dato gelosia, qualsiasi cosa, prima di avere delle conversazioni, no? Si riprendono loro stessi, non hanno intenzione di aprirsi perché vogliono prima di tutto cambiare prospettiva rispetto all'evento, a quello che è accaduto e poi portare questa guarigione. È un po' la consapevolezza karmica che arriva, qua al maschile. Mm. Vediamo sul femminile. Cioè, qua vedo maschili che vogliono essere liberi, alleggeriti dall'appesantimento delle proprie stesse credenze, perché quello è il senso, vogliono essere liberi. E questa è la settimana in cui prenderanno decisioni ferme per stare nel quotidiano, al di là se osservano una persona o meno, e concentrarsi su ciò che per loro è importante in questa settimana e guarire loro stessi. Ok. Vediamo. Energia attuale del femminile, re di denari, regina di bastoni. Energia attuale del femminile, re di denari, regina di bastoni. Sì, due di spade. Ci sono femminili che devono prendere una decisione e non sanno cosa pensare rispetto a qualcuno, rispetto all'amore. I pensieri del femminile con la luna. Asso di denari. Alcuni femminili vorrebbero un'opportunità con qualcuno, però sono un po' o nervose o nervosi. Vediamo cosa hanno nel cuore. 4 di denari. Il Papa. Allora, i femminili mi stanno dicendo che, soprattutto anche in ambito lavorativo, io qua vedo che ci sono delle cose importanti, eh. Questo può essere anche un datore di lavoro, una persona che lavora con loro. Vogliono questa opportunità, sanno di potercela fare, questo gli darà benessere, hanno un po' di dubbi rispetto a questo, un po' di ansie e preoccupazioni. Nel cuore il Papa col 4 di denari mi dicono che loro ci tengono al loro benessere, prenderanno decisioni ferme rispetto a quello che vogliono realizzare, senza farsi abbindolare da nient'altro. Fammi vedere ancora cosa hanno nel cuore femminili. Il paggio di bastoni. Alcuni femminili vogliono una relazione con qualcuno, però ci sono un po' di preoccupazioni in merito, devono sistemare alcune cose. Perché ci possono essere delle incomprensioni caratteriali o qualcosa riguardante divergenza di vedute che non li fa stare proprio bene. E altri femminili qua li vedo proprio concentrati nel realizzare qualcosa sul lavoro, qualcosa sul lavoro, hanno il cuore predisposto al cambiamento, alla voglia di nuovo, a queste nuove opportunità, si scontrano un po' su cosa potrebbe pensare l'altro fuori da sé. Vediamo il 9 di coppa al blocco. Qual è il blocco del femminile nei confronti del maschile? Il 9 di spade. Preoccupazioni riguardanti la loro stabilità personale. Anche se dicono voglio stare con qualcuno, ma questo qualcuno ho divergenza di vedute, è la persona che può stare con me, non è la persona che può stare con me, potrò stare bene individualmente anche se sto con questa persona, mi spiego? Questo tipo di discorsi fanno. Ovviamente, ragazze mie, ragazzi, no? Il senso qual è? Tutte le persone che avete nel vostro campo energetico sono fatte per te. Se c'è una persona che è nel tuo campo energetico e sta là, significa che sta là per karma, per te, perché deve stare lì. Quindi anche qui formula pentacolare a go-go come se non ci fosse un domani per sciogliere il karma e gli attaccamenti inerenti al raggiungimento del tuo vero benessere, 9 di coppa al blocco, no? Ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, ho fede in te. Mi spiego, rispetto a questa figura, cioè io quando sollevo il problema poi vi do la soluzione, non è che lo lascio lì così. C'è questo, vabbè, cioè, da terapeuta proprio non esiste. Quindi c'è una figura maschile che ti dà filo da torcere o qualcosa a livello lavorativo, una persona così. Formula pentacolare, ti benedico, ti amo. Poi, in base a quello che vedi da questa situazione, dici o ti ringrazio all'emozione che ti scaturisce questa persona o ti perdono. Poi per chiudere la formula pentacolare, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Ok.
Vediamo le intenzioni del femminile nei confronti del maschile, 5 di bastoni, 8 di spade. L'appeso, infatti hanno intenzione di cambiare prospettiva rispetto a qualcuno, prospettiva rispetto a un litigio, divergenza di opinioni, di vedute, sensazioni di stress, hanno intenzione di stare ferme prima di agire, di cambiare prospettiva, di sacrificare l'ego. E come lo sacrifichi l'ego? Formula pentacolare, ok? Vediamo le azioni che fa il femminile, 8 di bastoni. 4 di coppe. Alcuni femminili scartano qualcuno, dicono che non vogliono una persona o dicono che non vogliono una situazione a livello lavorativo, lo dicono. Lo dicono facendo la formula pentacolare, avrà il terreno proprio sistemato. Scartano una situazione emozionale che non gli sta bene. Dicono che non vogliono qualcuno, scartano qualcuno, oppure scartano una situazione che non gli sta bene. Allora, energia finale del femminile, 2 di denari, 3 di spade. 10 di coppe, la papessa, e wow, il matto. Che ti ho detto qua con questa carta? È uscita prima la carta del riposo, infatti tutto sto casino dopo il riposo, guarda che cosa succede. Qua c'è l'energia finale del femminile. Mi parlano di grande felicità familiare, 10 di coppe, o con una felicità raggiunta tua personale, con le persone che ami intorno, gli amici, la natura, gli animali, ok? Il 10 di coppe è tutto. La papessa mi parla di una grande lezione spirituale che apprendi in questa settimana, che la papessa è la grande saggia, la maga, la strega, colei che è in contatto con l'invisibile, la sciamana. Questo, il matto, mi parla di un nuovo cammino che apre il femminile in questa settimana. C'è qualcosa di nuovo, con grande entusiasmo si dà qualcosa di nuovo che arriverà in questa settimana grazie a delle operazioni che farà nella realtà concreta. Sì. La sua intuizione la guiderà verso la fede negli eventi, il matto, fede negli eventi. Ristabilendo dunque, come ci insegna il 2 di denari, le priorità alle cose, un certo equilibrio su cosa abbiamo chiesto il 2 di denari, su una situazione di tensione, di tristezza, di rottura, di litigio. Caspita, che finale glorioso! Caspita, che finale glorioso! Allora, adesso ci mettiamo queste qua. Allora, vediamo con i miei oracoli Lulei, che non lasciano spazio al dubbio, ci delineiamo la figura energetica del maschile in questa settimana. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, delineiamoci la figura energetica del maschile in questa settimana. Claxon, perdonami, ti prego, perdonami, 2 volte perdonami, è come ti ho detto qui, ok? Perdonami, ti prego, perdonami. Quindi dei maschili che si danno conto di una certa cosa. Ti ho detto che sviluppano certe abilità psichiche, maggior connessione con l'invisibile, perché vogliono stare bene, darsi a loro stessi prima di darsi all'altro, no? Quindi avvicinandosi alla loro anima si avvicinano anche di conseguenza di più all'anima di chiunque abbiano davanti. Non possiamo dare all'altro quello che non riusciamo a dare a noi stessi. Ok. Perdonami, ti prego, perdonami. Poi sono pazzo di te. Sono pazzo di te, ok? L'avevamo visto qua con la devozione. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. E questa carta è proprio l'emblema di questo volersi di nuovo bene. Cioè, il mio tormento è finito, torre, 3 di spade, no? Adesso mi sento degno di te, io ti merito. Quindi, finito questo processo di elaborazione, cambiando prospettiva rispetto alle cose, fermandosi sulle loro azioni, sui loro pensieri,
genereranno la consapevolezza di un tormento finito e quindi di un tormento che li ha portati a sentirsi meritevoli della vita, meritevoli di ciò che hanno, meritevoli di quello che esiste, e dice allora io ti merito, va bene? Infatti non avevano speranze, perdita di speranze, eccetera. E guardate, il 6 denari ha a che fare con le piccole cose, no? Il piacere delle piccole cose, come vi insegno sempre. Il Papa ha a che fare con decisioni ferme su ciò che riguarda il piacere delle piccole cose, darsi a se stessi per elaborare un dolore. Avere fede nel cuore, questa fede gli apre l'opportunità di avere diverse prospettive in altri ambiti ancora, no? Quindi ti dice io ti merito. Ok. Wow, molto intensa questa stesa, ragazze mie, eh? Ragazzi, mettiamoci adesso da questa parte gli oracoli questi. Allora, energia maschile, e infatti la porta di Ade, qua c'è l'inferno. E la porta di Ade c'è l'inferno, che vuol dire qua si brucia un grosso karma in questa settimana. Questo ha a che fare con la morte. Cosa succede nel regno di Ade? Va Perseo, no? Lo so che lo state dicendo già in coro. Perseo scende negli inferi di Ade per prendere gli strumenti per tagliare la testa a Medusa e quindi liberare poi la madre, eccetera. Quindi faranno un viaggio ctonio, sotterraneo, profondo i maschili, molto profondo nei loro abissi più profondi, appunto, per liberare loro stessi e prendere forza psicofisica e forza spirituale. E questo viaggio interiore, se non hanno già fatto, questa è la settimana in cui lo faranno, se l'hanno già fatto, faranno le azioni inerenti a questo viaggio spirituale compiuto. Tali azioni sono relative a rompere, come ci insegna la torre, tutte le catene che, come ci insegna anche l'oracolo, lei, lo hanno tormentato, va bene? Quindi farà un grande lavoro di pulizia proprio per entrare in questa primavera, no? Per fiorire di nuovo. Ok, energia sul femminile. La porta di casa, io vedo che i femminili qua saranno, la porta di casa è una carta bellissima che mi parla di molta serenità e molta tranquillità. Ha a che fare anche con un momento in cui ci si ritrova, la casa cos'è? La casa interiore prima di tutto, no? Oltre a essere la casa esteriore. Si sentiranno bene nella loro casa, i femminili si staranno bene nella loro casa, la casa ha a che fare con il sentirsi a casa e quindi questo 10 di coppe e la papessa e il matto mi parla di una sensazione di grande bellezza ritrovata dal femminile, e ce lo diceva anche il primo oracolo delle metaforiche associative. Dopo loro si riposeranno in casa e la casa sarà il loro luogo, il loro nido, dove gli spiriti protettori anche della casa supporteranno la loro guarigione. Quindi è una carta di grande stabilità, la porta di casa, di grande armonia e benessere. Caspita, wow, una lettura molto intensa, ragazzi miei, questa settimana. Mettiamo, concludendo, un approccio sciamanico con questo per concludere. Allora, come affronteranno il regno di Ade le energie maschili? Il corvo, dicendo la verità, ci picchia il corvo. Io amo il corvo. La posizione dello yoga sciamanico del corvo è pazzesca, bellissima, a testa in giù. E la posizione a testa in giù, proprio con la testa a terra e le braccia a terra, le gambe in su. Quindi più o meno così. Allora, come affronteranno il regno di Ade? Dicendo la verità, guardando la verità in faccia, la verità oltre l'illusione dell'apparenza delle cose. Il corvo mi parla anche di morte e trasformazione. Quindi affronteranno il regno di Ade con una profonda trasformazione avvenuta. Ok, 13, arcano morte, anche qui, morte, morte. Quindi energie maschili saranno
Diciamo che la morte, come diceva Gene Stillman, il padre della psicologia archetipica, in questa società dobbiamo resuscitare la morte. Cosa vuol dire? Bisogna resuscitare i valori dei femminili, l'invisibile, il divino. Sono tutti valori lunari. Invece tutti i valori solari a cui va la società, è l'iperrazionalismo, è il visibile, ciò che si vede, si ha paura di ciò che non si vede. Quindi qua, affrontando la morte, è una stesa potentissima. Affronteranno la morte di pezzi illusori dell'ego, con profonda onestà. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Wow. Andiamo a vedere invece il femminile con la porta di casa. Qual è l'approccio sciamanico del femminile? Wow, il fanciullo, io amo questa carta. Guarderanno tutto con occhi nuovi, come se fossero bambine. Il femminile guarderà tutto con occhi nuovi anche se guarda la stessa cosa da 40, 50, 60, 70 anni. Sarà una cosa completamente diversa quella che guarderanno. Cioè, per esempio, guarderai fuori dalla tua finestra, magari vedi lo stesso panorama da 60 anni, da 50 anni, da 40 anni. Ecco, lo guarderai con occhi completamente nuovi. Il fanciullo è tornare a avere una nuova giovinezza, l'eterna giovinezza che vige in ognuno di noi grazie al bambino interiore, che è stato schiacciato e occultato dai condizionamenti limitanti dell'ego. Quindi, come vedete, il nostro lui-lei, leggendo adesso in chiave armoniosa, qua abbiamo in questa settimana la rinascita come ci insegna la primavera, Persefone ritorna dagli inferi di Ade, generando la madre di Demetra e Persefone, no? La sapete la storia di Persefone che sta nel regno di Ade, poi quando Demetra trova un compromesso, la madre di Persefone, quando praticamente la primavera risale, ritorna a fiorire, significa che Persefone ritorna dal regno di Ade e poi ritornerà di nuovo in inverno. Quindi è come dentro di noi ci sarà questa scintilla divina di voler germogliare in questa settimana, no? Allora cosa faremo nelle azioni? Come ci adopereremo fuori di noi? Ci adopereremo parlando chiaro, facendo azioni vere del corpo che parla di verità, sono azioni che non hanno a che vedere con l'ego. Faremo azioni vere che hanno a che fare come quelle di un bambino, come le azioni che farebbe un bambino. Va bene? Wow, quindi ragazze mie ragazzi, mamma che stesa potentissima, non aggiungo altro. Potentissima, potentissima, tra Perseo, Persefone, Ade, di tutto c'è questa settimana, di tutto. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi auguro una settimana incredibilmente magica, piena di magia in ogni secondo della vostra giornata. Siamo tutte insieme e tutti insieme in questo meraviglioso viaggio e ci stringiamo tutte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua.